Ciao a tutti! Oggi parliamo di disegno preparatorio per la pittura. Per disegno preparatorio intendiamo quella traccia fatta a matita sulla nostra tela o tavola, sul nostro supporto dove stiamo lavorando, che ci servirà per poi aiutarci nei primi strati di stesura pittorica. La prima domanda che mi farei è così fondamentale il nostro disegno preparatorio? La risposta è no. Ci sono molti casi in cui non servirà affatto. Incominciamo a vederne qualcuno. Iniziamo con le cose più strane. Per esempio, la pittura concettuale, quel tipo di pittura che si basa su delle idee, quel tipo di pittura, come può essere un graffio di un artiglio, di un orso o di un gatto sopra una tela, oppure il lancio di una tazzina di caffè improvvisa sulla tela, ecco, in quel caso non penso che abbiamo bisogno di troppa preparazione. Nella pittura astratta, quindi, quando lanciamo del colore sulla tela o comunque coloriamo, non abbiamo bisogno di nessuna preparazione, anzi, può essere una totale scomodità, può essere un confine che ci risulta un po' scomodo. Nella pittura paesaggistica, quando dipingiamo all'aperto, non abbiamo bisogno spesso di disegno preparatorio perché partiamo subito con il pennello a tracciare dei riferimenti. Nel caso del paesaggio, infatti, il nostro disegno sarà più sintetico e quindi è probabile che abbiamo meno bisogno di un riferimento preciso. Altri casi? Quando dipingiamo un paesaggio impressionista, per esempio, è possibile che la sua semplicità, la sua linearità non abbia bisogno di un riferimento preciso a matita, quindi possiamo subito partire dipingendo col pennello. Un altro esempio in cui non abbiamo bisogno di una traccia può essere un ritratto dal vivo. Abbiamo una figura davanti a noi e incominciamo subito col pennello a andare a definire l'ingombro, andare a definire più o meno lo spazio che occuperà con un colore leggero, e questo non ha bisogno di disegno. Mi capita a volte di dipingere degli autoritratti e mi piace partire con uno specchio davanti a me e dipingere direttamente sulla tela. In quel caso cosa faccio? Faccio un disegno preparatorio? Sì e no. No, nel senso che non ho una traccia a matita fatta precedentemente. Sì, perché faccio un disegno col pennello direttamente. Quindi possiamo definire a volte il disegno preparatorio fatto con delle pennellate che facciamo come riferimento. Il disegno preparatorio classico è un disegno fatto con della matita o con della fusaggine, però possiamo aiutarci mentre dipingiamo nella prima fase con dei riferimenti fatti con un colore leggero direttamente a pennello. Per esempio, questo autoritratto è stato eseguito in questa maniera. Sono partito direttamente sopra la tela facendo un riferimento a pennello con questo colore e poi piano piano sono andato a riempirlo. Ci sono alcuni casi invece che può risultare molto comodo il disegno preparatorio. Vediamo quali. Nel caso, per esempio, frequentiamo un corso di pittura, può essere molto comodo, eseguendo una copia, di partire da un disegno già definito per facilitarci poi nella stesura pittorica. Diciamo ci velocizza un po' le fasi del lavoro. Quando eseguiamo una copia, io trovo spesso molto comodo partire quindi con un riferimento molto fedele, perché poi dobbiamo concentrarci su tutti i problemi vari, sul chiaroscuro, sulle sfumature, sulla gradazione di colori, insomma abbiamo 1000 problemi. Se il disegno è già risolto, ne abbiamo uno grosso in meno. Un altro caso in cui può essere molto utile il disegno preparatorio è nel caso volessimo fare dei ritratti somiglianti. Abbiamo una commissione oppure per piacere facciamo un ritratto e abbiamo bisogno quindi che sia esattamente quella persona. In questo caso io vi consiglio di utilizzare uno dei modi che dopo andiamo a vedere in cui riportiamo esattamente il disegno della figura. Un'altra situazione che secondo me prevede l'uso del disegno, che è fondamentale, è quando facciamo delle tele molto complesse. Quando facciamo delle tele grandi, dove ci sono molte figure, dove magari queste figure sono intrecciate o comunque hanno un rapporto fra di loro, in questo caso credo che sia importante avere un disegno molto preciso sulla tela che occupi bene il nostro spazio, che sia tutto già definito prima di incominciare a dipingere. Quindi, se abbiamo bisogno di fare un lavoro velocemente oppure vogliamo portarci avanti con il lavoro e vogliamo concentrarci soprattutto con la pittura, che comunque è molto complessa, allora vi consiglio di usare una di queste strategie che adesso vediamo per creare un ottimo disegno preparatorio.
Iniziamo con la tecnica più semplice possibile, col disegno a mano libera. Abbiamo bisogno di una semplice matita, in questo caso è una matita HB. Abbiamo bisogno di una gomma, è meglio se cancelliamo il meno possibile, oppure possiamo scegliere di utilizzare la fusaggine. In questo caso il nostro segno sarà ancora più leggero. State attenti, non mangiatela, non è liquirizia. Ecco, ci fermiamo qua. Il nostro disegno non è ancora completo. Come avete visto, piano piano sta affiorando, è un'operazione che richiede tanto tempo, tante ore e alla fine, quando siete soddisfatti, potrete incominciare con il vostro strato pittorico. Andiamo a vedere adesso la tecnica della quadrettatura. Abbiamo bisogno di una riga e di una matita. Dobbiamo fare una quadrettatura sia sulla nostra tela bianca sia sulla nostra immagine di riferimento fotografica. Partiamo dalla tela. Dividiamo per semplicità tutto per 10 volte. Facciamo 10 quadrati. La tela misura 40 cm e io la divido in 10 parti. Quindi vuol dire 4 cm, 4 cm e via dicendo. Ecco, in questo modo abbiamo 10 quadrati. Facciamo la stessa cosa nel lato di sotto. Adesso andiamo a ripetere l'operazione per il lato. Lo dividiamo sempre in parti uguali, esattamente come abbiamo fatto queste, con la stessa unità di misura. Se abbiamo usato 4 cm, ripetiamo 4 cm su questo lato. Ecco, adesso andiamo a unire tutte le linee, in senso verticale e in senso orizzontale. Bene, abbiamo completato la quadrettatura della nostra tela, adesso andiamo a riportarla sull'immagine fotografica. Se qui abbiamo fatto 10 quadrati, come in questo caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dobbiamo ritrovarceli esattamente qua, è importantissimo. Quindi misuriamo la distanza tra qui e qua del nostro foglio e lo dobbiamo dividere per 10. Una volta diviso per 10, quella misura la dobbiamo riportare su tutto il lato. Ok? Yes, sir! La stessa cosa poi la facciamo di qua. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadrati. Dobbiamo ritrovare 12 quadrati anche qua. Misurate questa distanza, la dividete per 12 e create i quadrati. Eccoci qua. Abbiamo fatto la nostra quadrettatura sull'immagine fotografica, l'abbiamo divisa con gli stessi quadrati che sono sulla nostra tela e adesso siamo pronti per disegnare. Come facciamo? Qui ho messo per semplicità una numerazione che va dall'1 a seguire in senso verticale e anche in senso orizzontale. La stessa numerazione la dobbiamo ritrovare qui. Quindi prendiamo per esempio l'occhio come riferimento. Dov'è il nostro occhio? Il nostro occhio si troverà tra il quadrante 6 e 5. Quindi inizia da qua e finisce qua, tra il quadrante 6 e 5. E l'altezza è il quadrato 4, quindi ci partiamo nel quadrato 4, qui abbiamo detto tra il 6 e il 5, quindi il nostro occhio ce lo ritroveremo in questa porzione qua. Andiamo a farlo.
Bene, adesso non ci resta che completare tutto il disegno andando a riempire tutta la quadrettatura e quando vi soddisfa potrete incominciare a dipingere. Un'ultima cosa, con una gomma cancellate la quadrettatura che può darci fastidio poi quando andiamo a stendere i colori, soprattutto i chiari. Parliamo adesso di spolvero. Questa tecnica è molto famosa perché veniva utilizzata nel passato soprattutto per fare gli affreschi. In che cosa consiste? Consiste nel fatto che il nostro disegno fatto su un foglio di carta o cartone, un foglio più spesso, viene tutto bucherellato in corrispondenza del nostro disegno. La seconda fase è quella di disporre il nostro disegno o cartone sopra la superficie in cui andiamo a dipingere, che può essere quindi una tela, un muro, una tavola. Una volta appoggiato, noi prendiamo un pigmento puro, ovvero una polvere, e lo andiamo a tamponare sopra il nostro foglio. Cosa succede una volta che tiriamo via il nostro foglio dalla superficie? Succede che rimarranno tutte le tracce dei puntini che abbiamo fatto. In questo modo abbiamo tutti i contorni delle figure che poi andremo a dipingere. Non ci resterà poi che unire tutti i puntini, tutti i riferimenti e avremo un disegno lineare. Questa è una tecnica che veniva utilizzata soprattutto nel Rinascimento, comunque nel passato. Possiamo vedere qualche disegno in cui si vedono ancora le tracce dei puntini. C'è una tecnica invece che io chiamo spolvero, è una revisione di quella tecnica però in chiave moderna, che è molto più veloce e secondo me anche più efficace. Vediamola. Avete presente come funziona la carta carbone? C'è questo foglio che dietro è scuro di pigmento nero di carbone e noi basta che gli andiamo a incidere con una matita dell'altro lato un segno che poi ce lo trasporta sulla tela. Ecco, la versione moderna dello spolvero che intendo io è una cosa molto simile. Al posto della carta carbone utilizziamo direttamente un foglio stampato della dimensione che ci interessa da mettere, da posizionare sopra la tela. Ecco, questa è una stampa che è perfetta per essere posizionata sulla nostra tela, è una stampa che abbiamo fatto in bianco e nero, semplice, su un foglio di carta semplice. Proviamo la misura, come vedete va benissimo, è centrata, e adesso quello che andiamo a fare è di mettere sopra questa parte del foglio, quindi non la parte stampata ma sulla parte bianca, sul retro dell'immagine, andiamo a passare su tutta la superficie un pigmento nero scuro, il più scuro possibile. Questo è il pigmento nero che utilizzeremo e in mancanza di questo potreste utilizzare un carboncino nero. L'importante è che la sua traccia risulti molto intensa e scura. Andiamo a stenderlo sul foglio. Questa operazione la faremo in piano. È importantissimo perché sennò la nostra polvere del pigmento non rimane appoggiata. Utilizzate un giornale da stendere su un piano, come questo, il peggiore che avete, un giornale sportivo, probabilmente. Un giornale sportivo, possibilmente. Lo disponete e sopra ci mettiamo il foglio. Ecco il nostro foglio, da questa parte c'è l'immagine in bianco e nero e da questa parte c'è il nostro carboncino nero. Io ho utilizzato un pigmento nero puro. Andiamo adesso a fissarla sopra la nostra tela bianca. Ho messo qualche pezzettino di scotch per facilitarmi. Centriamo l'immagine e la andiamo quindi a fissare con dello scotch. Controlliamo che l'immagine sia ben centrata. Bene, adesso non ci rimane altro che con una matita ben affilata
andare a riprendere tutti i nostri contorni dell'immagine che più ci interessano. Quelli poi ritroveremo sulla tela bianca, quindi facciamo molta attenzione, cerchiamo di prendere le cose veramente più importanti e non i micro dettagli, come in questo caso tutti questi capelli, non c'è bisogno di andare a riprendere tutti, prendiamo soltanto con molta attenzione e precisione, prendiamoci il nostro tempo, i segni importanti. Proviamo. Ecco, ho finito di tracciare tutti i contorni. Una particolare attenzione, mi raccomando, nelle parti del viso, come gli occhi, la bocca e il naso. State più attenti, andate piano e siate molto precisi. Adesso andiamo a vedere come è venuto. E voilà! Questo è il nostro disegno. Wow! Una tecnica che è molto amata dai pittori contemporanei, in particolare i giovanissimi, è quella del proiettore, ovvero con un proiettore noi possiamo tranquillamente proiettare la nostra immagine di riferimento, che può essere un quadro, che può essere una fotografia, quello che vogliamo noi, la proiettiamo nella superficie che ci interessa. Può essere una tela, può essere un muro, può essere qualsiasi cosa che vogliamo. La comodità del proiettore quindi che è molto versatile. Non abbiamo bisogno di stampare niente, basta che mettiamo l'immagine con una chiavetta oppure con un computer e poi la proiettiamo nella superficie che ci interessa. Uno dei grandissimi vantaggi è che possiamo raggiungere delle dimensioni molto grandi, anche 3 metri, 4 metri e anche di più. È infatti utilizzato nella street art, nell'arte di strada, quando si vanno a dipingere delle superfici di palazzi, insomma delle superfici molto grandi. Quali sono però gli svantaggi del proiettore? Per quanto mi riguarda, che l'immagine che andiamo a riprendere non è mai definitissima, ha sempre un po' un margine che è un po' sfocato e questo può dare fastidio. Quindi se avete un proiettore potete fare una prova e vedete come vi trovate. Io ve lo sconsiglio per delle immagini più piccole, ma ve lo consiglio se dovete dipingere tutta una facciata della vostra casa o il soffitto. Tutte queste strategie ci possono aiutare tantissimo per la nostra pittura. Qualcuno una volta mi ha detto, è facile così però. Consideriamo che in verità nel passato, dal Rinascimento in poi sicuramente, si utilizzavano tantissimo queste tecniche. In alcuni casi è veramente indispensabile quando si parla di affreschi, quando si parla di opere grandi, immense, con tantissime figure, non si può prescindere da aiutarsi con queste tecniche. Quindi non sono delle tecniche furbette, anzi sono delle tecniche utilissime, utilizzate quella che vi sembra più idonea alle vostre necessità e mi raccomando, fatene buon uso. Per esempio la quadrettatura era utilizzata fin dai tempi del Rinascimento. Vi è mai capitato di vedere, sfogliando un libro di disegni rinascimentali, delle piccole tracce in verticale e in orizzontale di quadrettatura? Ecco, quello è proprio una dimostrazione che quel disegno preparatorio che è stato fatto magari davanti a dei modelli oppure dall'immaginazione del pittore è stato utilizzato proprio con questa strategia, quella della quadrettatura, per essere trasportato su una tela più grande oppure su un muro per un affresco. Alcuni pittori usavano addirittura delle tecniche di cui non sappiamo molto. Per esempio, Vermeer, il pittore famoso per la ragazza con l'orecchino di perla, sembra che usasse una specie di camera oscura arcaica in cui proiettava un'immagine e poi, attraverso uno specchio che la ribaltava, riusciva a recuperare una traccia dell'immagine che aveva davanti a sé. In questo modo poteva rispettare perfettamente tutta la prospettiva, perché spesso faceva dei quadri in cui rappresentava un'ambientazione. Riusciva a rappresentare quindi perfettamente tutta la prospettiva e tutti gli oggetti che erano nella scena. Questa precisione ha fatto pensare appunto che ci fosse dietro una strumentazione di alta precisione. Vediamo un'immagine che ci può far capire meglio. Ah, facile così. Chissà quante altre tecniche o strategie che utilizzavano i pittori del passato per velocizzarsi o per creare delle tracce sulla tela perfette. Chissà. Si racconta per esempio che Caravaggio utilizzasse una polvere di lucciole. No. Ho letto questo articolo che dice che lui sembra che fosse a conoscenza, Caravaggio, che
questo tipo di polvere mischiato ad altri elementi che non sappiamo poteva produrre una luminosità superiore dei propri colori e quindi la utilizzava. Mi immagino quindi Caravaggio nel suo atelier, nel buio, dove inscenava i suoi quadri con i suoi personaggi, una luce che arriva da una finestra molto tagliente e lui, nella semioscurità, per vedere le tracce delle figure che sta disegnando, utilizza una polvere di lucciole che così riesce a illuminare meglio quello che sta facendo. Grazie a tutti per la visione di questo video e ci vediamo al prossimo.